Ciao amici e amiche del segno dell'Ariete, benvenuti, io sono Angela e questo è Exota Record. È così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo settimanale dal 20 al 26 luglio. Prima di iniziare vi ricordo che è una stesa generica, prendete solo ciò che vi risuona, se volete potete integrarla col vostro ascendente per avere più informazioni. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati e i link per acquistarli e anche i link alle playlist per conoscere il significato delle carte della Sibilla Lenormand e della Sibilla italiana. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o l'avete già fatto. E adesso possiamo partire con la lettura. Come andrà la vostra settimana? Prima di tutto lo vediamo attraverso le energie principali e poi vedremo i segni zodiacali da attenzionare, l'amore, il lavoro e le finanze. Partiamo con la carta della casa che ci fa capire che l'inizio sarà importante soprattutto nei primi giorni riguardo la casa, la famiglia, la stabilità e la sicurezza. Qualcosa può dare tranquillità e serenità oppure l'opportunità di concentrarci solo sulle cose più importanti per noi. Magari in questi primi giorni sono favorevoli tutte le cose che possono riguardare sia la casa stessa a livello fisico, la famiglia e le persone più strette, quindi dedicarci a occuparci alle relazioni più importanti, anche se magari abbiamo bisogno di concentrarci su un progetto di qualsiasi sia, diciamo, la natura, forse abbiamo bisogno di capire se è il caso di studiare, chiedere informazioni, verificare, vedere tutto quello che si può muovere, perché poi essendoci la carta degli uccelli, allora abbiamo questo fermento intorno a noi. Può essere sia di comunicazioni, frivolezze, sciocchezze che possono arrivare, giungere, altrimenti può essere anche che abbiamo un po' di confusione e di incertezza, allora bisogna verificare. E una cosa importante riguarda proprio le nostre emozioni, i nostri sentimenti, perché abbiamo il cuore che riguarda la passione, il prendersi cura, la gioia, l'amicizia, la riconciliazione, tutte quelle emozioni, tutti quei sentimenti che possono aiutarci sia nelle relazioni sia nelle cose più importanti, anche se abbiamo una passione, se siamo particolarmente coinvolti nel lavoro stesso. I segni zodiacali da attenzionare sono principalmente quelli di aria. Gemelli, Bilancia e Acquario. Abbiamo anche un po' quelli di Acqua, Cancro, Scorpioni e Pesci. E adesso procediamo con l'amore. Amore, andiamo a vedere coppia, single e le relazioni più importanti e poi ovviamente io consiglio di ascoltare sempre in base a quello che state vivendo, quindi di attuare questo filtro che vi può aiutare effettivamente a capire che la prima parte sarà un po' complessa, un po' difficile. Magari c'è agitazione, l'abbiamo visto che la comunicazione o le cose che ci vengono dette possono essere forse un po' fastidiose, un po' pesanti, però sarà una cosa totalmente passeggera, perché vediamo già nel corso della settimana che alcune cose andranno a sistemarsi. Il fatto che ci siano comunque delle forti emozioni lo vediamo anche da queste tre carte, quindi vuol dire che le relazioni saranno, diciamo, dominanti molti aspetti legati alla comunicazione, ai vari atteggiamenti, soprattutto per le coppie e diciamo le relazioni più importanti di amicizia e famiglia. Queste carte parlano di alcune emozioni troppo forti che ci possono portare a esagerare, ad essere eccessivi, a fraintendere, oppure addirittura essere fraintesi. Ecco perché magari è meglio
pensare attentamente, valutare un qualcosa prima di parlare, prima anche di compiere un certo tipo di azioni. E questo vale anche per i single. Per voi vi posso dire che ci possono essere alcune novità che riguardano nuove conoscenze, delle possibili avventure. Se in questo periodo magari non avete bisogno di leggerezza, di tranquillità, magari di lasciarvi alle spalle, diciamo, un qualcosa che ultimamente vi ha appesantito, allora forse potreste trovare questa leggerezza in una nuova avventura, in una nuova conoscenza e che poi, diciamo, perché no, potrebbe svilupparsi in un modo più consistente in futuro. Potrebbe non essere una nuova conoscenza, cioè se già state frequentando tra alti e bassi una persona in questo periodo, allora magari c'è un qualcosa di molto interessante, cioè molto coinvolgente che potrebbe dare un'ulteriore spinta. Da quello che si vede in questo momento di più dal punto di vista fisico e di emozioni molto forti. Vediamo adesso la parte del lavoro e delle finanze. Troviamo la carta della prigione. In realtà non è una carta negativa, soprattutto se vi trovate in vacanza o in una pausa. Può essere una pausa forzata, potrebbe essere una pausa cercata, desiderata, potrebbe essere che magari al momento, nella peggiore delle ipotesi, alcuni di voi non abbiano possibilità di muoversi o fare determinate cose e quindi magari può essere anche il periodo, meglio aspettare. Non sono assolutamente consigliate cose nuove, cioè delle iniziative, nuovi progetti. Se li avete in cantiere, meglio magari consolidare la vostra sicurezza, pianificare, pensarci attentamente e poi rimandare, perché è più indicato in questo momento cercare di gestire quello che avete a disposizione, cercare di sbloccare alcune cose o rivedere alcune cose che magari avete ancora lasciato in sospeso, c'è risparmio di energia, c'è un qualcosa che deve essere attenzionato, quindi questa carta della falsità può riferirsi sia a una situazione un po' misteriosa e incerta, quindi per questo vi dicevo meglio aspettare maggior sicurezza, oppure semplicemente degli ostacoli, delle difficoltà, dei brevi impedimenti e quindi magari meglio attenzionare qualsiasi cosa state facendo in questo momento. È ovvio che questo mercante può essere molto positivo perché può riguardare una persona che magari vi può fare una proposta, un'offerta vantaggiosa, ci sono magari buoni propositi, potreste valutare forse di essere aiutati o comunque di essere sostenuti. In qualsiasi caso può anche indicare il presentarsi di vantaggi, di miglioramenti che però insomma si affacciano in questa fase, in questo momento, ma che poi andranno a realizzarsi successivamente. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e quello lunare. Alla prossima, vi auguro una buona settimana, ciao!